Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Io sono Gianluca Aime, studio alla Facoltà di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi, continuando e collegandoci alla nostra ultima chiacchierata che abbiamo fatto sulla serie di Netflix Barbarians, parleremo di una vera invasione di barbari. Non parliamo dell'invasione dei barbari degli antichi romani, che tranne i Longobardi non sono state quelle orde che tutti quanti noi immaginiamo, di gente che arriva e distrugge tutto, fatto solo salvo forse per i Longobardi e per gli Unni. Non parliamo neanche dei Vichinghi, ma parliamo proprio delle invasioni dell'età del bronzo e parliamo delle invasioni degli indoeuropei nella Grecia continentale. La Grecia continentale inizia popolata da popolazione fin dal Neolitico, l'età del Neolitico finisce intorno al 2600, rigorosamente avanti Cristo, per la regione dell'Arcadia, una regione alquanto brulla. eh, Dobbiamo datare la fine del Neolitico intorno al 2300, ricordiamoci questo fatto che poi tornerà successivamente, e anche per l'isola di Creta finirà il Neolitico intorno al 2500, ma per la Grecia continentale possiamo datare il 2600. E perché datiamo questa data come la fine del Neolitico? Perché intorno a questa data finisce il Neolitico e inizia l'età del bronzo, quello che viene anche chiamato dagli specialisti l'Elladico antico. Si data questa data perché abbiamo l'invasione di alcuni popoli provenienti dall'Anatolia, popoli anatolici che invadono sia la Grecia continentale ma anche Creta. Fanno tutti parte di una stessa cultura, una cultura del Mediterraneo, una cultura che è collegata con il Mediterraneo orientale, ma non sono questi i barbari, l'invasione dei barbari che voglio parlarvi. Nel 1950 avviene la fine dell'Elladico antico e inizia l'Elladico medio, e in Grecia inizia con l'invasione degli Ioni che invadono la Grecia continentale. Gli Ioni sono un popolo di indoeuropei, questo antichissimo e lontano popolo. Oggi non pensiamo più siano una razza unica come si pensava nella metà dell'Ottocento. Infatti nel 1849 Friedrich Max Müller, traducendo i Rig Veda, traduce e scopre che parla di una migrazione di un popolo di allevatori chiamati Ari, un popolo dalla pelle chiara e dai capelli biondi. Questi nomadi invasori invadono le popolazioni locali e quindi del nord dell'India, che sono connotate per avere la pelle più scura e sono viste come barbare. Quindi immaginate la suggestione, le idee che possono aver fatto scattare alla metà dell'Ottocento, quindi queste idee di razzismo che si erano diffuse. E quindi è lì che si è pensato l'inizio e si è coniato il termine ariani. Ora come ora, oggi gli indoeuropei, si ha la consapevolezza, sono una serie di unioni di diversi popoli, sono una cristallizzazione che si è venuta a formare. L'origine di questi popoli la troviamo nella Russia meridionale, sulle coste del Mar Nero e nella zona accanto del Carato Danubiani, quell'ultima parte del Danubio dopo che, prima di sfociare nel Mar Nero, la zona, se vogliamo, dell'attuale Romania. Il punto comune di tutti questi popoli, che come abbiamo già detto li troviamo sia nella Russia meridionale, ma li troveremo poi anche, si trovano anche nel nord dell'India. Il punto comune è quello che avviene tra il V e il IV millennio avanti Cristo, che è la profonda innovazione linguistica. Viene a formarsi una lingua a flessione, appunto, l'indoeuropeo. In seguito, intorno al 2000, questi vari popoli si distanzieranno sempre più e prenderanno varie strade, e da qui che verranno a formarsi la civiltà indiana, la civiltà iraniana, ittita, armena, tutte quante hanno il loro punto in comune nel popolo degli indoeuropei.
e per quanto riguarda l'Occidente, gli stessi greci, gli stessi italici, quindi tra parentesi, gli stessi romani. Chiunque abbia studiato latino e greco sa che all'inizio viene sempre citato questo capitoletto su indoeuropei e su quanto il greco e il latino siano lingue fratelle. Sono fratelli perché derivano tutti, sono entrambe lingue flessive, derivano tutte dall'indoeuropeo, ma gli stessi germani e anche gli stessi gli slavi che con la loro invasione, siamo ormai nel d.C., nel VI secolo d.C., nell'età di Giustiniano, invadono i Balcani, si stabiliscono, sono l'ultima invasione di un popolo indoeuropeo, quindi in- avete ben presente la lunga portata di questo popolo sulla storia, sia dell'Occidente sia anche dell'Oriente. Degli indoeuropei si sa veramente poco, gli studi che sono stati fatti a livello archeologico e i primissimi studi che sono stati fatti sulla base di un'analisi linguistica, un'analisi del vocabolario comune di queste grandi civiltà. Si è cercato di arrivare all'origine e analizzando tre lingue insieme, in alcuni casi particolari anche due, si è trovato che le radici delle parole sono comuni e indicano determinate cose. Quindi questo è un esercizio che hanno fatto i linguisti, uno studio che hanno fatto, si è cercato di creare un vocabolario comune. Da quello che è venuto fuori, ad esempio, sui termini di parentela e che i nomi tutti quanti maschili sono ben delimitati e invece i ruoli femminili all'interno della famiglia non sono così ben specificati, sono un po' nebulosi, quindi come spiegazione si è data che la società indoeuropea fosse una società fortemente patriarcale. Questo è stato anche approvato da continua analisi del vocabolario per quanto riguarda, è stato trovato il capofamiglia, il capovillaggio. Gli indoeuropei erano un popolo di nomadi con un forte potere, se vogliamo, centrale, erano un popolo di guerrieri. E infatti quelli che arrivano con l'inizio dell'Elladico medio, gli Ioni, sono un popolo di invasori, se vogliamo proprio di barbari come ce li intendiamo noi, che arrivano e distruggono tutto. Tra l'altro con la loro invasione portano il cavallo che era ad adesso sconosciuto nella Grecia continentale, quindi loro, questo popolo delle steppe, porta questa arma ed è anche uno status dei, di questa aristocrazia militare. E quindi intorno al 2000 vediamo che i destini di questo popolo si dividono, gli Ioni arrivano nella Grecia continentale, invece gli Ittiti approderanno in Asia minore e arriveranno fino anche all'India. E quindi il destino dell'umanità, la storia dell'umanità è stata fatta da questo popolo alquanto anonimo, appunto gli indoeuropei. Con l'arrivo degli Ioni nel 1950 inizia l'Elladico medio. Gli Ioni che facevano parte di questo antichissimo e millenario popolo che ha avuto il suo nucleo nella Russia meridionale, poi si è espanso con le varie migrazioni, da esso sono derivati gli Ittiti, ma hanno emigrato a lungo e sono arrivati persino nel nord dell'India. Infatti i Rig Veda, che è il più antico testo sacro della religione induista, ci parla del loro arrivo. Bene, ma tornando nella Grecia continentale, vediamo che questi ioni sono proprio gli indoeuropei grezzi primitivi, quindi sempre con lo studio fatto sul vocabolario comune di queste lingue e le radici, che hanno fatto i linguisti sulle radici dei nomi, del vocabolario, uno studio della filologia comparata e anche della mitologia comparata, si è cercato di ricostruire una primissima, com'era questa primissima civiltà di indoeuropei. Ebbene, questi indoeuropei erano una civiltà, una società di nomadi guerrieri, e che la società era divisa in tre classi. La prima, una classe di una aristocrazia guerriera, molto simile, se vogliamo, al concetto di feudalesimo, e la seconda, invece, classe era una società votata al culto, aveva nelle mani il sacro. E ricordiamolo, se i popoli precedenti, i popoli anatolici, vivevano ed erano aderenti a quella civiltà del Mediterraneo orientale e anatolica e quindi aveva una preferenza delle figure femminili all'interno del proprio pantheon,
vediamo che con l'arrivo degli Ioni, che portano la loro religione indoeuropea, questa religione delle steppe d'Europa centrale, che è una religione che rispecchia la loro società, una società dove è forte il patriarcato, emergono le figure maschili. Infatti è qui che vediamo le figure di Zeus, di Uranio. Ebbene, queste tre classi di guerrieri e di sacerdoti sottomettono, hanno il controllo dell'ultima classe, che è la società dei produttori, ovviamente in primo luogo quelli della terra, ma gli indoeuropei, gli Ioni, scusatemi, siamo nel periodo dell'età del bronzo, hanno anche, sanno l'arte della metallurgia. Ebbene, parlando di feudalesimo, parlando di queste tre classi, è una suggestione così sul lungo periodo. Non possiamo a non pensare, se si parla di questa aristocrazia di guerrieri uguali ai Germani di Tacito. Ricordiamo, anche i Germani discendevano dagli indoeuropei, gli stessi Galli anche discendevano dagli stessi indoeuropei, però non possiamo non pensare ai Germani di Tacito. E se parliamo di Germania di Tacito, poi con feudalesimo parliamo comunque di medioevo, con quella società divisa in tre ordini: i milites, che sono i cavalieri, l'aristocrazia in armi, il clero, che nel medioevo è votata al dio cristiano, e infine tutti gli altri, tutti i contadini, commercianti, fabbri, quelli che poi il 5 maggio del 1789 all'Assemblea degli Stati Generali si chiamerà il Terzo Stato. E quindi questa è una suggestione, ovviamente, però vediamo la lunga scia di questa reminiscenza, di questa cultura indoeuropea che ci porta fino alla fine dell'età moderna. Ovviamente questa è una suggestione. L'assemblea il 5 maggio, l'assemblea degli Stati Generali, nessuno aveva idea di chi fossero gli indoeuropei. Degli indoeuropei si sa solo alla metà dell'Ottocento, quando si fanno appunto questi studi comparati, non che adesso comunque ne sappiamo molto di più. Sono stati fatti gli studi a livello archeologico e linguistico, però si sa veramente poco. Però questa deve essere più una suggestione. Ebbene, per quanto riguarda proprio aspetti dell'archeologia, vediamo che tutti quanti i vari insediamenti che si vengono a formare sono fortificati, e quindi notiamo anche l'aspetto bellico di questa società, queste mura, cosa che in precedenza non erano. E vediamo un tratto anche caratteristico dove queste, come dire, insediamenti fortificati in seguito, e anche nelle varie lingue degli indoeuropei, pian piano assumeranno il significato di città. Un esempio è il greco: il termine polis all'inizio vuol dire insediamento fortificato, poi in seguito acquisterà il valore di città. Un sito per eccellenza in questo ellenico medio è il sito di Dorion, dove si può avere un'idea di questo primissimo insediamento degli Ioni. Possiamo definirli tranquillamente barbari, che sono votati alla guerra, distruggono la civiltà precedente di questi popoli anatolici, ma soprattutto possiamo definire barbari perché non hanno quella finezza materiale nell'arte che era, se vogliamo, un po' più spiccata nei popoli anatolici, che respiravano tutta quanta la cultura del Mediterraneo orientale. Quella che vediamo è la dea con serpenti, e insieme al palazzo di Conosse uno dei simboli della civiltà minoica. La civiltà minoica che è nata intorno al 2700, quando l'isola subisce l'invasione di popoli anatolici, gli stessi che hanno invaso la Grecia continentale e hanno posto la fine del Neolitico in Grecia, e la stessa cosa fanno nell'isola di Creta, iniziando l'età del bronzo. Passiamo poi successivamente intorno al 2000, quindi al minoico medio, e vengono a formarsi i primi palazzi, e quindi questo ci denota i stretti legami, una società palazziale. Anche a Creta ci denota i legami con la zona anatolica di origine di questi popoli, ma anche i legami con l'Oriente, con le grandi civiltà palaziali della Mesopotamia, e anche i continui contatti di quest'isola che sta in mezzo al Mediterraneo con il ricco e potente Egitto.
Lo storico Tucidide ci dice anche che Minosse, quindi l'impero di Conosso, fu il primo vero impero navale, ovvero un impero basato sulla tassalocrazia, ovvero sui tributi che tutti quanti i vari popoli, le varie città dovevano a questa città. E il mito di Teseo, del Minotauro, ci racconta questa storia. I giovani che venivano dati in pasto al Minotauro, forse anche lo stesso simbolo di Conosso, visto che dai dati archeologici ritroviamo una civiltà che il culto del toro era alquanto importante, e i giovani che venivano dati in pasto non erano nient'altro le ricchezze della Grecia continentale che venivano offerte a questa civiltà. Ovviamente non possiamo fare una storia esaustiva di questa grandissima e importantissima civiltà, ricordiamo solamente che i cretesi, i minoici, inventano la scrittura sillabica lineare A e da questa deriverà il lineare B dei Micenei. Per quanto riguarda la religione, quindi qui mi soffermo alla foto che ho voluto mettere. Questa foto indica il culto dei Minoici. In questo culto le dee hanno un ruolo più importante rispetto agli dei. Quindi gli storici, gli antropologi e anche gli archeologi sono arrivati a dare a questa società denominare questa società come un matriarcato. Ma attenzione, matriarcato non vuol dire femminismo, lo stesso Minosse era un uomo, non era un amazzone. Nel matriarcato chi comanda nella famiglia ovviamente non è il marito l'uomo, ma è bensì il fratello della moglie. Questo è anche un esempio storico, lo vediamo nella società degli ebrei, una società che si basa sul matriarcato. Quindi da non confondere, non confondere il mito che è venuto fuori nel corso del Novecento, che queste prime società erano società femministe dove le donne governavano. Purtroppo bisogna dire con amarezza non era così, come anche con amarezza dobbiamo riconoscere che ancora oggi nel XXI secolo si hanno profonde difficoltà in questo senso. La cosa che adesso è importante è non confondere i minoici con una società di amazzoni. La società minoica ha una brutta e brusca fine intorno al 1400, quando il palazzo di Conosso viene distrutto. Si pensa che sia dovuto a un cataclisma dovuto al vulcano di Santorini, e quindi è qui che alcuni vedono l'origine storica del mito di Atlantide, ma è giusto anche ricordarlo, il mito di Atlantide nasce proprio da un autore e da un'opera, l'autore è Platone, e nasce nella sua Repubblica, e proprio in un passo dove viene esposto questo mito, viene esposto da uno dei protagonisti, da Crizia, e subito viene esposto come un mito, quindi da non prendere troppo a livello storico. Ovviamente non possiamo, alcuni non riescono a non pensare alla fine che ha fatto il palazzo di Conosso, ma la storia, quello che viene fuori, che da Colosso venuto a mancare questo potere centrale, gli Achei si impossesseranno di tutta quanta l'isola che precedentemente hanno già saccheggiato. Con la fine del palazzo di Conosso riusciranno a impiantare un loro regno, e adesso noi ci spostiamo per parlare appunto di questi Micenei. Ebbene, nel 1400, rigorosamente avanti Cristo, la società, la civiltà minoica scompare e viene aggredita dai nuovi greci che abbiamo chiamato Achei. Ma perché questo avviene? Perché nella nostra chiacchierata precedente abbiamo lasciato gli Ioniani, questi barbari, alquanto poi sottomessi sotto l'influenza della tassolocrazia cretese. Ebbene, nel 1580 circa arriva una seconda invasione calata, se vogliamo, di indoeuropei, due popoli, il popolo degli Eoli e degli Achei. E queste nuove spinte e questa anche apertura che si riscontra in questo periodo dei greci continentali rispetto alla grande cultura minoica danno vita a quello che noi chiamiamo il periodo miceneo. E
Cosa si può dire? Ovviamente dobbiamo dire poche cose, tagliare perché ci sarebbe troppo da dire, abbiamo poco tempo solo per il periodo miceneo. Ricordiamolo, è stata una grande influenza della cultura minoica, come citato precedentemente. La scrittura, la quale era la grande arma del sistema palaziale del mondo miceneo, un sistema di una monarchia burocratica in cui il centro era il palazzo, che da quello che capiamo dalle tavolette, per esempio dalle tavolette di Pilo, capiamo che il palazzo amministrava tutto quanto, tutto quello che gli stava intorno e anche le varie città. Il centro si direbbe abbiamo un'egemonia militare di Micene e in questa società prettamente feudale, anche qui una società prettamente indoeuropea dove il re ha una figura sia per metà il capo dell'aristocrazia militare, sia anche a poteri religiosi, quindi questa figura di mezzo di questi due ordini della società. Ha i suoi sottoposti che sono figure che guidano l'esercito e troviamo anche, cosa molto curiosa, quello che troviamo di Omero, il Basileus non è il re miceneo, ma è bensì una figura dell'amministrazione locale e si trova anche una sorta di comunità di villaggio, a quanto sembra, le tavolette apparentemente autonome, e sono le comunità del Damos, attenzione, non il Demos, il Damos vengono chiamate così. Comunque questa è la società molto sommeramente micenea e deve il suo grande sviluppo alle influenze che ha avuto tramite la cultura minoica. Infatti viene sviluppato dal lineare A, viene sviluppato il lineare B, che è un adattamento che i micenei parlavano una lingua, possiamo chiamare proto-greca, adattano la loro lingua alla scrittura sillabica lineare A dei cretesi e inventano, viene fuori il lineare B. Le tavolette di Pilo, le tavolette micenei sono scritte in questa lingua. Quindi abbiamo detto che i micenei è una società di guerra, un'aristocrazia, quella che si legge nell'Iliade, e lo status è il carro da guerra. Quindi se Dione ha portato il carro, vediamo che con gli Achei viene fuori questo carro da guerra. Anche qui le influenze sono tutte proiettate, il carro da guerra ci indica l'influenza del vicino Oriente, degli Ittiti e anche ovviamente dell'Egitto. Loro, comunque gli Ittiti sono i signori del carro da guerra, si usa quest'arma e vediamo che anche in Grecia si usa. Cos'altro dire? I Micenei sono proprio i primi greci per eccellenza, sono loro che iniziano un vero e proprio colonialismo, si spingono fino al Mar Nero, fino anche nel quella che sarà poi la Magna Grecia, in Sicilia e nell'Italia meridionale abbiamo dei primi insediamenti persino dei Micenei, quindi con i Micenei si aprono al mondo mediterraneo, il Mediterraneo orientale, sono una grande civiltà, una premessa di quella che sarà la Grecia. È molto anche curioso come hanno, prima gli stessi greci, hanno percorso lo stesso percorso e molte volte i siti archeologici si trovano degli stessi siti, si trovano proprio l'inizio che è stato miceneo. Non è un caso che l'Odissea, che riporta sempre questo periodo, però è sempre prendere un po' con le pinze, che l'Odissea parla un po' del periodo miceneo, un po' del periodo chiamato medioevo ellenico, un po' l'VIII, IX secolo, VII, e poi sono state scritte nel VI, insomma, i poemi omerici bisogna prendere con le pinze, ma a parte questo l'Odissea ci parla di una conoscenza almeno dei micenei, di tutto quanto il Mediterraneo orientale, ma soprattutto anche occidentale, quindi non erano così sprovveduti, nonostante ovviamente la conoscenza tecnica, se vogliamo, era inferiore, non possedevano ancora la conoscenza della trireme, però nonostante questo avevano un loro mondo. È una società di guerrieri, quello che si vede nell'Iliade si dà al saccheggio, abbiamo visto Creta è stata prima saccheggiata e poi è stata conquistata, è stato istituito un proprio re di palazzo a Conosso, ovviamente miceneo, e qui entra, parlando dell'Iliade, il grande tema della guerra di Troia, che è veramente esistita, infatti il sito archeologico della città di Troia 7A, gli storici datano questa come effettivamente la città di Priamo. Poi, ovviamente, nessuno può dirla quanto difficile che sia stata fatta una guerra proprio
per Elena. Ricordiamo, Elena era già stata rapita da Teseo, l'antico re di Atene, e poi liberata dai suoi fratelli. Quindi questo un po' è un topos della letteratura. Quello che effettivamente sembra, innanzitutto bisogna togliere la tesi di immaginare Troia come una città, se vogliamo, di prima un re della Danimarca, un re vichingo che controlla tutta quanta quella zona degli stretti. Questo perché la città di Troia era circondata da una catena montuosa ed era priva anche di strade, quindi è difficile ipotizzare questo. Quello che sembra fosse una grande città, avere un contatto con, del mondo miceneo, con tutto quel mondo ittita che c'era, quindi importantissima per il commercio. Infatti lo stesso Mero la chiama la città ricca di cavalli. Qui il cavallo è uno status, il cavallo come in ogni epoca c'è quando c'è una ricchezza. Quindi sotto il mito si direbbe che la spedizione di Troia sia stata una grande spedizione di saccheggio. Infatti lo stesso Omero ci dice che gli Achei, una volta arrivati, saccheggiati e distrutti, se ne sono andati, e anche le testimonianze archeologiche ci testano che una volta distrutta Troia 7A viene ricostruita un'altra, quindi tutto quanto ritorna. Infine, parlando della religione, anche qui ovviamente è sempre la solita religione fortemente patriarcale degli indoeuropei, ma vediamo degli innesti della cultura cretese. Lo stesso Zeus dio re dei, ovviamente della civiltà indoeuropea, ma si vede anche l'innesto della civiltà minoica. Infatti viene anche raffigurato Zeus come un dio bambino che è stato allevato sul monte Ida. Il fatto perché Urano, il suo padre, lo voleva uccidere, quindi viene portato ovviamente a Creta. Anche qua non è un caso che il monte Ida sia a Creta, e si fa di tutti questi culti che hanno una maggiore attenzione a livello femminile. Non è un caso che Creta, appunto. Ma non solo, in questo periodo emergono le grandi figure del Panteo femminile greco, la stessa Era, che è legata al culto di Delo, che è un'isola delle Cicadi, e per sempre anche in periodo storico avrà un culto importante, e non è un caso che sia in quella zona. Le Cicladi comunque sono sotto l'influenza di Creta, o comunque orientale, questa civiltà anatolica. La stessa Atena, e sono tutti nomi di origine cretese come nomi. E poi le figure di Demetra e di Core sono tutte queste figure di religione che si fanno legate al culto della terra, al culto della terra madre, e si fanno a quei culti anatolici, e quindi del Mediterraneo orientale. E vediamo che qui sono ancora presenti. Se da un lato abbiamo sempre i dei dei potenze, dei vincitori, degli invasori indoeuropei, patriarcali, Zeus, che è questo Zeus re forte che domina, abbiamo anche adesso l'influsso, entra nel pantheon le figure femminili, e vediamo c'è sempre questo sottostrato, se vogliamo, questa reminiscenza di questa cultura anatolica in queste figure femminili, che pian piano avrà sempre un maggior peso all'interno della grecità. Ma questa è un'altra storia. Tra il XIII e il XII secolo a.C. viene l'ultima grande invasione dei popoli indoeuropei che invadono la Grecia continentale. I Dori, che arrivano dalla zona della zona danubiana. Il mito ci parla di questo fatto come il ritorno degli Eraclidi che invadono e conquistano la loro terra, il Peloponneso. Tucidide, nella sua opera, ci data come questo sia avvenuto 80 anni dopo la guerra di Troia, e se si dà come per convenzione il 1230 come data della fine della spedizione di Troia, arriviamo al 1150, che è una data che tutto sommato può mettere d'accordo anche gli storici moderni. Certo, dipende tutto da quando si data la guerra di Troia, se si data troppo in su del 1200 o alla metà, come in questo caso 1230. Comunque sia, questo è un periodo per tutti quanti di profondi sconvolgimenti. L'impero ittita crolla da popoli provenienti dal Danubio e dall'Illiria,
Ricordiamo, gli stessi Ittiti erano un popolo di indoeuropei e vediamo l'impero che crolla e successivamente per tutta la fine, gli ultimi secoli del bronzo sono secoli di crisi e in Egitto sente l'influsso di questi popoli che arrivano e saccheggiano, chiamati anche i popoli del mare. Quindi la fine dell'età del bronzo è un'età di profonda crisi. Ma tornando alla Grecia, abbiamo detto che i Dori arrivano dalle regioni danubiane. I Dori sono questa invasione, l'invasione di molti popoli che va per diversi secoli e è stata testata almeno si è divisa in due grandi gruppi. I primi, che arrivano appunto dalla regione del Danubio, si attestano alla zona nord-ovest della Grecia, la zona dell'Epiro. In questa zona che erano presenti dei popoli, dei Beoti, che erano sempre popoli indoeuropei di origine degli Eoli, si spostano, questi Eoli vanno a insediarsi nella Tessalia e successivamente con la continua spinta di questi vanno a insediarsi nella quella che sarà poi la Beozia. Infatti lo stesso Tucidide ci dice che in questo periodo i Beoti hanno anch'essi partecipato alla guerra di Troia perché erano stati cacciati dalle loro terre dell'Epiro e quindi questo tutto torna con anche la datazione di Tucidide. Tornando a noi, questo primo gruppo di Dori che si è insediato nell'Epiro non continua a spingere e si insedia nella Etolia, che anche nell'epoca di Tucide era una zona fortemente aspra, che i greci la consideravano popolata da barbari. All'inizio della guerra peloponneso gli ateniesi affrontano questo popolo e rimangono anche sconfitti perché è una battaglia che fanno in montagna, nelle foreste, la falange politica non può combattere nei terreni accidentati e gli ateniesi hanno una vera disfatta. Ma in seguito gli Ioni, torniamo a loro, scusatemi, torniamo ai Dori, si insediano nelle Toglie, nelle Lide, nella prima parte della Caia e nella zona dei Focesi e dei Locresi. Infatti anche lì in epoca classica, comunque in epoca storica dei Greci, troviamo ancora dei dialetti dorici e gli stessi greci avevano consapevolezza di questo. Quindi questa è la prima tappa dell'invasione dei Dori. Un secondo gruppo che sono chiamati i Dori propriamente detti, vediamo che si spingono dalla Grecia centrale e nel sud, vanno nella Doride, vanno anche nel Peloponneso, nella parte della Acaia. I Dori non temono il mare, sono padroni, cercano di invadere anche l'Attica, non riusciranno. Gli Ionisi a questo punto rimarranno soltanto più nell'Attica e nell'Eubea, ma riusciranno a cacciarli e gli ateniesi saranno sempre fieri di questo, come l'unico popolo che è riuscito a respingere. Come abbiamo detto, i Dori non temono il mare, si imbarcano, riescono ad conquistare anche Egina e anche lì Egina diventa una città con dialetto dorico, si insediano nell'Arcolide, siamo nel Peloponneso, quindi Corinto, Argo, Megara cadono sotto i Dori e poi ovviamente nel sud del Peloponneso, nella stessa Laconia, nella stessa Messenia. Non temendo il mare, si spingeranno persino a Creta e quindi in periodo storico, in periodo classico, Creta parlerà una lingua dorica. L'invasione dei Dori finì nell'undicesimo o addirittura nel X secolo, quindi con l'inizio dell'età del ferro. L'invasione dei Dori viene fuori la Grecia che conosciamo noi. È un'invasione, possiamo dirlo, di un popolo di barbari in armi che arriva e distrugge tutto quanto. Infatti la città palaziale degli Achei viene distrutta, i grandi palazzi di Argo o di Micene o di Pilo vengono abbandonati. Quel modello lì non esisterà più, la monarchia burocratica degli Achei finirà. Gli Ioni che erano presenti, che sono arrivati dal 1950 in tutta la Grecia, anche nel Peloponneso, ormai si sono ritirati e rimangono solo più nell'Attica o nella Eubea.
E gli Euli invece li troviamo solamente più in Tessaglia e in Beozia. Queste continue spinte dell'invasione dei Dori, che durano dal XIII secolo all'undicesimo o X secolo, fanno sì che i vari popoli, i vari Eoli si spostano ed emigrano, e qui è il periodo anche del grande colonialismo dell'Asia minore. Situano nella zona di Lesbo e delle coste dell'Asia minore. Gli Ioni formeranno la grande Ione dell'Asia della Turchia, dell'Asia minore, e quindi le grandi città di Mileto, di Samo, e infine anche gli stessi Dori approderanno in Asia minore attraverso Creta, attraverso Cipro e attraverso poi anche Alicarnasso, una grande città dell'Asia minore di dialetto dorico. Con le invasioni dei Dori viene a formarsi la Grecia come la conosciamo noi, quindi le tre grandi stirpi degli Eoli, degli Ioni e dei Dori. Ma non solo, vediamo che abbiamo anche quei greci che i greci dell'età classica non li consideravano loro pari, sono i greci dell'Epiro o dell'Etolia, che derivano comunque dal primo gruppo dei Dori, e sarà sempre presente nella zona nord-ovest della Grecia continentale. Infine troviamo ancora gli Achei nella zona della Acaia, una regione brulla, una regione di montagne dove i Dori non si spingeranno, e ancora lì si ritrova una lingua che deriva ancora dall'Acheo, e gli stessi greci dell'età classica consideranno questi popoli come dei barbari, in quanto non, per l'asperità del luogo non verrà mai a formarsi delle vere grandi città, e quindi per la mentalità di un uomo antico una cultura, appunto perché città e cultura vanno insieme. Infine anche Cipro rimane legata, non viene toccata dall'invasione dei Dori, e continua la sua storia, si sviluppa un dialetto locale che deriva comunque dalla lingua degli Achei, quindi abbiamo questi cinque mondi della grecità. Infine viene a formarsi le due grandi anime della civiltà ellenica, che sono la civiltà dorica del sud, e qua si incarna pienamente Sparta, ovvero che incarna, se vogliamo, la figura maschile della civiltà ellenica, quindi la virilità dorica, l'austerità, la forza nella cultura, nell'arte. Vediamo la nudità atletica con ideali militari. Sparta diventerà poi una città caserma e sarà pienamente un ideale dorico, e quindi ancora di questo pensiero, di questo spirito degli primi invasori dei Dorici, degli invasori indoeuropei, ma anche il fenomeno della pederastia, un fenomeno tipicamente che viene fuori una società militare, prettamente che l'accensione è prettamente alla virilità maschile. Infine un tratto comune è anche la sottomissione dei vinti, quello che non si trova in Attica. Ebbene, viene fuori sotto i Dori, in particolare è famoso il caso di Sparta, dove i conquistati autoctoni del luogo, ovvero gli Achei, diventano i Loti, e diventano di fatto degli schiavi, una classe sottomessa ai nuovi padroni, ai padroni degli Dori. Ricordiamolo, Sparta successivamente avrà due re, e questo è dovuto sia, come pensano sia gli storici antichi ma anche moderni, al fatto che incarnano le due grandi famiglie reali, una dei Dori, quindi discendenti degli invasori, e una degli Eraclidi, e quindi del ramo degli, se vogliamo, degli Achei. Questo fatto si trova anche in Tessaglia, dove abbiamo che la classe dominante controlla e rende schiavo i vinti, in questo caso si chiamano i Periesci. Questo è un tratto tipico della civiltà dorica. L'altra faccia della medaglia della grande civiltà ellenica è la civiltà ionica, se vogliamo il lato, se la civiltà dorica rappresenta l'uomo virile, la civiltà ionica rappresenta
la gentilezza, la cultura e la finezza della donna. Infatti gli Ioni, soprattutto all'inizio parliamo degli Ioni dell'Asia, di Mileto, di Samo, che hanno questo continuo contatto con l'Oriente, che farà la grande grandezza di queste città, città dedicate al sapere, all'arte, alla cultura. La filosofia è nata nella Ionia dell'Asia minore. La grande arte, la scultura, la grande scultura dei templi monumentale nasce in questo bacino dell'Asia minore, e tutto questo dovuto alla cultura ionica. E quindi vediamo come nasce, come è scritto la storia, come partirà la storia della Grecia da questa lunga invasione di questi popoli indoeuropei. La nostra lunga chiacchierata sull'invasione dei barbari, degli indoeuropei, si conclude qui. Siamo all'inizio della civiltà greca come noi la conosciamo, e quindi prima di salutarvi, come ogni video, vi svelo la mia fonte, che è stata questo bellissimo manuale e libro di Lefebvre sulla civiltà greca. Se vogliamo un manuale un po' datato, un po' vecchietto, però non si sente così tanto l'influenza della concezione marxista della storia in alcuni punti, espressamente quando si parla di società e di economia. Lì forse possiamo sentire un po' la datazione, però per il resto è un ottimo manuale con delle ottime tesi, nonostante sia espressamente un manuale di storia greca e non un lavoro monografico. Poi per quanto riguarda il marxismo, uno deve saperlo, poi se si imbatte può essere anche un esercizio dialettico. Per il resto io vi saluto, questo è il mio canale, riassunti di storia, e nulla, spero di avervi come sempre annoiato, ma non troppo.